Sì, salve. Allora, ho provato la Fat Bike The One Rider, ho effettuato 3 ricariche e ho fatto circa 147 km, quindi una media di quasi 50 km a carica. L'ultima carica sono partito da 92 km e la bicicletta si è spenta a 147, quindi sui 45 km di autonomia, sempre con il livello di assistenza a 5 ed effettuando percorsi misti, quindi intorno al 60-70% pianeggiante e 30% di salita. Per quanto riguarda la batteria, qui c'è lo spinotto per caricare e qui c'è invece l'interruttore dove si inserisce le due chiavi, c'è l'antifurto ed è qui si blocca con questo gancio metallico, poi si può mettere in posizione off e in posizione on se la bicicletta si accende. Qui ci sono invece i pulsanti di stato della batteria, vedete? Ci sono 3 accesi su 4, quindi ognuno di questi è circa il 25% di batteria. Quando sono tutti e 4 accesi vuol dire che siamo sopra l'80% di carica. Per quanto riguarda l'autonomia della batteria, ovviamente usare frequentemente i freni, accendere e spegnere le bike ripetutamente, pedalare contro venti in salita o trasportando molto peso può influire sulle performance, compromettendo quindi la durata e il tempo di viaggio. Per quanto riguarda la carica, quindi abbiamo visto che vedete, queste quattro spie verde vuol dire che siamo tra l'80 e il 100%, quando diminuisce diventa giallo tra l'80 e il 20%, poi rosso tra il 20% inferiore. Ovviamente bisogna caricare la bicicletta con il caricabatterie in dotazione. Quello non standard o non omologato può causare la perdita della durata della batteria o il guasto della batteria. La batteria si ricarica al 95% in 5 ore e per arrivare invece al 100% impiega 8 ore. Quando vi viene consegnata la bicicletta la prima volta, bisogna quindi, la batteria arriva a 80% come è arrivata a me e bisogna quindi poi caricarla per 10 ore prima di essere utilizzata. Se la bici non viene utilizzata per più di un mese, si riduce la percentuale del 5%. Durante la ricarica, la batteria, quindi il caricabatterie, può riscaldarsi. È normale che la temperatura arrivi intorno, deve essere sempre inferiore, intorno ai 60 gradi. Ovviamente la carica deve essere effettuata in un luogo asciutto e stabile, lontano da prodotti o cose infiammabili, combustibili e lontano dalla presenza di animali e bambini. È fortemente poi sconsigliato conservare la batteria con tensione insufficiente per lungo tempo. La temperatura esterna deve essere sempre tra i meno 10 e i 55 gradi centigradi. Se le temperature sono inferiori o superiori a questi valori, può influire sulla capacità e sulla durata della batteria e quindi il chilometraggio può essere ridotto e recuperato dopo l'aumento della temperatura stessa. Vediamo il costo della bicicletta, costa intorno ai 1100 euro e solo la batteria per sostituirla costa intorno ai 280 euro, quindi è importante tenerla bene in buona salute. Per quanto riguarda la manutenzione della bici, è importante praticamente sempre prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione spegnere e rimuovere la chiave ed effettuare pedalate fisiche senza la pedalata assistita. Ogni tanto andare a pulire i poli della batteria nell'eventualità che siano sporchi e pulire i poli ovviamente serve a non ridurre l'efficienza della batteria o bruciare i poli stessi. Poi la catena potrebbe essere allentata dopo un determinato periodo di tempo e quindi basta allentare i bulloni dell'asse posteriore se la catena è troppo lenta.
ovviamente si ruotano in senso orario. Se invece la catena è troppo stretta, bisogna regolare i bulloni in senso antiorario. Poi un altro tipo di manutenzione che si può fare è quello di regolare i freni. Per essere in buone condizioni è importante assicurarsi che i freni funzionino e che l'alimentazione si interrompa. Una volta regolati i freni, bisogna poi assicurarsi che le ruote girino, che non ci siano ostacoli e che una volta tirati i freni il motore smetta di funzionare. Un altro tipo è la lubrificazione. Infatti per far durare a lungo la bicicletta bisogna lubrificare regolarmente ogni 6 mesi l'asse anteriore, la catena, l'asse posteriore e la ruota libera, la forcella posteriore, lo snodo del cavalletto e le altre parti rotanti. Per le parti elettriche invece non occorre alcun tipo di lubrificazione perché sono già lubrificate in fabbrica. E poi la pulizia. La e-bike deve essere sempre pulita con una spugna umida, senza bagnare ovviamente le parti elettriche, cioè la batteria, i connettori, il motore, i cavi, i controlli del manubrio. E poi andare a asciugare con un panno di stoffa. Durante la pulizia delle bike non bisogna usare nessun vapore a getto continuo o acqua diretta. Usare invece un panno di stoffa per evitare un cortocircuito per i componenti elettrici. Bisogna utilizzare poi un detersivo dolce e strofinare per ripristinare la lucentezza originale se necessario. Per quanto riguarda poi le caratteristiche tecniche della bici, abbiamo ovviamente le ruote che sono da 20 pollici per 4 di spessore, il freno a disco meccanico, vedete, anteriore e posteriore. Poi abbiamo la forcella ammortizzata, questa qui, il display LCD sul manubrio, questo. Qui potete trovare le varie funzioni nell'altro video che ho pubblicato circa un mesetto fa. Il motore da 250 watt è questo qui, vedete in mezzo, c'è scritto, vedete, 36 volt 250 watt. Poi c'è il cambio Shimano a 6 velocità, c'è una davanti e 6 dietro. Poi c'è la luce a LED azionabile al display, che è quella davanti, questa qui. Invece c'è dietro questa lucetta qui manuale, che a seconda poi che ha diverse, ogni volta che preme il pulsante fa un effetto diverso. Poi c'è il manubrio pieghevole e regolabile in altezza grazie a questa parte qui. Poi c'è il canotto della sella, questo qui, che si leva tramite quest'altra cinghia qui. Il cavalletto posteriore. Poi abbiamo i parafanghi sia davanti che dietro, i pedali pieghevoli, basta spingere e questa parte qui si piega su questo asse. Poi abbiamo la batteria a litio, abbiamo già visto 36 volt 10 ampere. La portata massima della bicicletta è 120 kg. Tempo di ricarica abbiamo già visto 4-6 ore per arrivare all'80%. L'autonomia va dai 35 ai 45 km all'ora. Il peso totale è 27 kg. La dimensione della bici piegata si piega tramite quest'altra cinghia qui, si apre, la bicicletta si piega, poi si può togliere il manubrio qui e si può togliere la sella qui. Sono piegate, sono 1000 di lunghezza per 400 per 740, sempre in millimetri. Invece aperta è 1700 per 590 per 1150, sempre in millimetri. La garanzia è di 24 mesi su tutte le parti meccaniche, ciclistiche ed elettriche, 6 mesi invece solo sulla batteria. Sono escluse dalla garanzia per tutte le parti soggette alla normale usura, cioè freni, maniglie, pneumatici e altri simili.
Se adesso vedete inserisco la chiave, vedete, premendo, vedete va in, si sblocca e la batteria vedete si può togliere, si può sfilare. Però ovviamente ho visto che anche alzando la sella, ribaltando la sella tramite questa levetta qui, vedete la sella si alza, comunque c'è la lucetta che dà fastidio, vedete la alzo, però comunque sfilando la batteria comunque va, questo è un difetto, la bicicletta quindi bisogna completamente togliere la sella per estrarre la batteria. Quando invece passo così, vedete, si blocca ed è spenta, è una specie di posizione di parcheggio e poi on, la bicicletta è accesa e si può accendere il display tenendo premuto il bottone centrale. Vedete, questi sono 163 km totali, ovviamente non li guardate perché tramite le funzioni è possibile andarlo a resettare. Avevo fatto 174 km, comunque con 3 ricariche. Un altro difetto che ho notato è che i freni fischiano, in particolare quello davanti. Qui c'è il pulsante del clacson, qui c'è il pulsante per il cambio, si torna, vedete, si va avanti perché c'è il pulsante più con questo e si va indietro con la levetta, questa qui, e va da 1 a 6. Diciamo poi altri problemi non ne ho notati, ovviamente vi terrò aggiornati se ce ne sono altri. La batteria vedete per inserirla bisogna vedete seguire questo binario qui e qui sotto ci sono i connettori. Questo è lo spinotto, che ovviamente è uno spinotto proprietario, vedete? Circolare, si inserisce il caricabatterie. Diciamo che la ricarica, questo forse è un altro problema, è una volta è abbastanza rumoroso, nel senso che il caricabatterie, essendo dato di ventola, quindi conviene caricare in un luogo, non in una camera da letto mentre si dorme perché è abbastanza rumoroso. Vedete, questo qui è il modello Rider, ci sono poi anche i caterinfrangenti sopra sulla ruota posteriore e sulla ruota anteriore. Qui ci sono i bulloni, vedete, con i tappini. Qui ci sono i freni a disco con le pastiglie. La sella, diciamo che non è né morbidissima né durissima, comunque vedete contiene la scanalatura per la protezione delle parti molli. Il manubrio non è regolabile ovviamente in profondità ma solo in altezza. Per smontare la bicicletta ci sono queste levette qui. Di questa, se la vado a rimuovere, posso, vedete, alzare il manubrio fino a una certa altezza, ovviamente, perché io ce l'ho il più basso possibile perché così mi trovo meglio. Poi qui si va a chiudere ed è abbastanza duro, così come tutte le altre cinghie. Diciamo che la bicicletta una volta che mi è arrivata non l'ho mai piegata, una volta che l'ho montata è rimasta sempre così. Preferisco quindi rimanerla così perché secondo me ad aprire e chiudere in continuazione
si incomincia a perdere un po' di stabilità, si incomincia anche a scricchiolare qualcosa. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.